La 500 è stata innanzitutto l'utilitaria che ha motorizzato gli italiani negli anni 60. E lei? Me la volete dimenticare? Nel 1972 al 54esimo Salone di Torino venne battezzata la tanto attesa 126 e non fu un caso che veniva presentata come la più moderna delle piccole Fiat. La filosofia era quella lanciata dalla Topolino nel 1936, mentre l'impostazione tecnica condivisa con la più aggiornata delle 500, ma con un comfort generale e di marcia superiori che ambivano a quelli di una vera auto moderna. In molti dicevano che nasceva fortunata perché la sua linea era indovinata, in un periodo, il suo, in cui già si stavano riaffermando linee tese, squadrate, magari con delle scalfiture ed altre soluzioni creative che in linea generale sostituivano le curve in favore di maggiori spigoli. Ora, sotto questo aspetto, non dico che la 126 fu avveniristica, questo no, ma fu puntuale, rispecchiò le esigenze del mercato e la linea risultò moderna ed al passo con i tempi. La mia storia con la Fiat 126 è iniziata 10 anni fa, ma la storia con gli italiani, quella l'ha iniziata 50 anni fa. Furono innanzitutto personalità come quelle di Dante Giacosa a voler riproporre un'utilitaria con l'impostazione tutto dietro, ma non per una questione conservatrice, perché Dante Giacosa fu proprio l'uomo che portò l'innovazione in Fiat già dagli anni 40, ma per una questione di economicità e di affidabilità già collaudata da Fiat in 15 anni con la 500, attraverso anche le mani e i piedi di signori e signore non proprio, docili. Quindi la questione fu innanzitutto quella di conferire a questa nuova vetturetta maggiore elasticità di marcia. Con una semplice maggiorazione di cilindrata si sarebbe raggiunta quell'elasticità di marcia che magari mancava alla 500. La nuova carrozzeria della 126 venne in linea generale irrobustita in più punti, partendo dal telaio fino ad arrivare in forma minore ai lamirati degli sportelli. Li condivideva con alcune Fiat più grosse, come ad esempio questa sezione che vista di profilo somiglia molto a quella già vista sulla Fiat 128 che uscì 3 anni prima, nel 69. Automobili già prodotte in un periodo in cui le tecnologie e i metodi produttivi industriali già si stavano affermando, ma erano automobili che ancora risentivano di quelle influenze del singolo progettista che dalla meccanica influenzava attivamente anche la linea. E tra i principali disegnatori, se non colui che abbozzò le prime sembianze della 126, fu quel compianto Pio Manzù che già realizzò per Fiat la 127. A continuare il suo lavoro furono quelle personalità che animavano la Osi, Officine Stampaggi Industriali, azienda torinese che tra l'altro realizzava tra le più belle fuoriserie italiane, principalmente su commissione di Ghia e su richiesta di altri costruttori, aziende italiane, si occupava anche della carrozzeria di vetture da produrre poi in serie. Ma non solo di auto italiane, e infatti tra le vetture che uscirono dalle officine dell'Osi abbiamo ad esempio la Ford Anglia Torino, la Ford Osi in versione coupé. Purtroppo nel 68 la storia dell'Osi dovette volgere al termine e tutte le personalità che animavano l'Osi andarono in Fiat, e sotto la direzione di Giampaolo Boano principalmente fu Sergio Sartorelli. Tra le sue creature ci sono la Volkswagen Karmann Ghia Typ 34, la Fiat 2003 S Coupé, e Sartorelli concluse l'opera avviata da Pio Manzù. Nacque la Fiat 126.
la base di partenza per la 126 sicuramente fu il disegno, ecco, della 127, ma impostandosi, ecco, sulla 500 venne sicuramente presa come riferimento un'altra vettura disegnata, realizzata da Pio Manzù, ovvero un concept super tecnologico, la Fiat City Taxi. E la Fiat City Taxi, ritorniamo nel 68, non solo fu un prototipo, ecco, che anticipò le tendenze stilistiche della 126, ma ne anticipò anche importanti fattori legati alla sicurezza passiva. Tra queste caratteristiche legate alla sicurezza sicuramente ritroviamo il piantone di sterzo snodato in 3 punti, perché sulla 500 poteva accidentalmente schizzare e rientrare verso l'abitacolo in caso di forte impatto frontale, e allora per evitare teoricamente almeno questa situazione si rese più collassabile lo sterzo. Tra gli altri aspetti, e questo fu un chiodo fisso di Dante Giacosa, fu sicuramente il collocamento del serbatoio sotto il divanetto posteriore. La 500 lo aveva nel vano anteriore e per questa operazione si guadagnò anche maggior capienza, maggior capacità di carico nel vano anteriore. Si passò dai 30 litri della 500 ai 100 della 126. Probabilmente proprio per la sua linea somigliante alla 127, la meccanica già vista sulla 500, questi forse furono i 2 aspetti che non conferirono da subito una forte identità alla 126, identità che nel tempo comunque si acquistò tra gli italiani, perché lei doveva posizionarsi proprio tra queste 2 vetture, doveva essere sì una super utilitaria, ma di un livello un attimino più avanzato, che guardasse, ecco, un po' più in alto e che offrì, potremmo dire, quello che la 600 offrì nel 55, maggior spazio e maggior comfort di marcia, quel comfort di marcia, quell'elasticità di marcia che magari mancava, ecco, alla 500. Con i vantaggi economici in termini di manutenzione e costruttivi che Fiat poteva applicare dopo tanti anni di produzione ed esperienza con la 500. La 500 continuava ad affiancare la 126 con la versione R, che prendeva tutta la meccanica da questa nuova arrivata, portata adesso a 5,90, e con la L già vista con la 500 lusso, che manteneva la solita cilindrata di 500. E infatti chiamare la 126 la 500 degli anni 70 è un po', ecco, impreciso, o quantomeno superficiale, perché la 500 continuava ad essere la vettura più economica disponibile, e ora per motivi industriali, ora per motivi di mercato, ora per favorire un passaggio, una transizione più progressiva verso questa nuova arrivata, perdurò fino al 75. E la 126 inizialmente fu una scelta un po' più snob, magari da parte anche di donne che volevano sentirsi più sicure, perché trasportavano bambini, animali, cose, e avevano anche per questo bisogno di maggior spazio, o anche di signori che utilizzavano la 126 come seconda auto e che come prima auto avevano una vettura ben più prestigiosa magari. Specialmente quando arrivò il motore 650 non poteva non solleticare chi negli anni 70 aveva 18 o 20 anni e vedeva in questa nuova vetturetta nuove prestazioni. Inoltre, un po' con la televisione, un po' con questa apertura del mondo tutto, le competizioni moltiplicavano il numero di curiosi e di appassionati che si interessavano, ecco, a correre anche, e la 126 sotto questo aspetto portò anche in pista, oltre la 500, vari ragazzi, vari giovani appassionati. I costi di produzione della 126 erano già diversi da quelli della 500, che rimaneva in produzione ed era arrivata alle 4,5 milioni
milioni di unità prodotte. Inoltre la Fiat già stava iniziando a dedicarsi al settore delle super utilitarie, quindi non dovrebbe meravigliare una certa eterogeneità nella gamma offerta, eterogeneità che rifletteva un po', rispecchiava quella frenesia di Fiat tipica degli anni 60, negli anni del miracolo economico. Negli anni 70 si poteva appunto ancora respirare quest'aria, fin quando non arrivò l'era industriale, e la vera era industriale, e tutto si fece più razionale. Anche se negli anni 80 e 90 la Fiat mantenne una certa varietà nella gamma, che tendeva però ad essere una varietà da riscontrare in più allestimenti per singolo modello, e non di nuovi modelli che si aggiungevano a quelli già presenti. Nel caso della 126 rispondevano, piuttosto che, come accade oggi, a dei segmenti precisi di mercato, a più specificità, ecco, di clienti, che nel caso della 126 furono anche di estrazione popolare. Ed ancora molto spesso in più varianti speciali di carrozzeria, perché c'erano ancora molti carrozzieri che realizzavano quelle versioni particolari delle auto di serie. La 126 si guidava come un'auto moderna. Passare da una 500 ad una 126 già impugnando la leva del cambio che già dalla prima serie aveva i rapporti sincronizzati, gli ultimi 3 rapporti, già impugnando la leva del cambio si percepiva una certa robustezza. Infatti passare dalla 500 alla 126 era come passare ad una vettura di maggior lusso, a passo con i tempi, più elegante, più moderna, un'auto dalle prestazioni più soddisfacenti, ma soprattutto la 126 era vista come tra le più economiche e piccole disponibili per viaggiare, e l'autostrada fu uno degli obiettivi della 126, che grazie a questa nuova elasticità di marcia, a questa maggiorazione della cilindrata che le conferiva una miglior coppia già dai bassi, poteva essere condotta, ecco, a velocità di crociera lievemente superiori, con una certa dolcezza, senza dover esasperare il motore e il cambio.